Ciao a tutti amici, benvenuti da strumentimusicali.net. Come spesso capita, sono qui per provare un po' di strumenti. Abbiamo pensato di proporvi così un'analisi di questi strumenti che sono dei mini sintetizzatori desktop, quindi da scrivania in studio potete metterveli lì, metterne lì anche più di uno, perché in realtà sono veramente estremamente economici, e però nello stesso tempo devo dire che la resa è notevole, anche perché in alcuni casi, come in questo, parto con questo che è l'Uno Synth. In molti casi si tratta di strumenti analogici con comunque una generazione del suono diciamo abbastanza verace, no? Abbastanza organica. Infatti, come avete sentito, con questo stavo facendo il basso, poi ho fatto un pezzettino di solo. Qui abbiamo tutti i preset. Che il suono c'è, cioè nel senso non è una cosa fatta per scherzare. Per introdurre qui, come vedete, abbiamo, prima di tutto possiamo suonare anche, volendo, questa tastiera, come vedete, che è una tastiera suonabile. Abbiamo oltretutto questi tasti che possono servire da controlli, è tutto a sfioramento, molto carino, e non pesa niente, è una cosa minima, veramente minuscola. E qui abbiamo una griglia, scusatemi, griglia è brutto. Abbiamo una matrice che permette di scegliere possiamo cambiare la forma d'onda, qui possiamo scegliere le due forme d'onda, intonarle o stonarle. Poi abbiamo la resonance, un drive del filtro, la modalità, come vedete qui, che cambia. Abbiamo chiaramente poi un controllo anche numerico del dato inserito. Qui abbiamo l'inviluppo, l'LFO, e possiamo tranquillamente gestire, quindi modellare il nostro suono a piacimento. Qui abbiamo un cut-off a parte. Se vogliamo usare l'arpeggiato, qui abbiamo il tempo. Abbiamo uno step sequencer, abbiamo tutti i parametri, il glide, possiamo con questo data entry aumentare o diminuire il tempo del glide fino ad arrivare chiaramente a una cosa un po' estrema. Qui ci sono i preset, si sceglie chiaramente su che cosa si vuole lavorare e si cambia preset. I suoni sono molto carini. Vedete che la profondità non manca, eh? Sono belli, i suoni sono belli.
ci sono queste patch un po' particolari. Sono belli, i suoni sono belli, io lo trovo uno strumento comunque, soprattutto per quello che costa, ragazzi, perché questi strumenti non costano nulla, lo trovo uno strumento molto interessante. Io non credo che sia molto semplice capire di che cosa si tratta, nel senso che da vedere è estremamente lineare, ci sono tutte le c'è tutto quello che serve a un sintetizzatore, e in più con una facilità d'uso mostruosa, è un suono comunque più che valido, soprattutto se ragioniamo in termini di prezzo. È incredibile, non costa veramente niente, è uno strumento comunque che fa benissimo il suo lavoro, e io credo di poterlo consigliare, perlomeno anche per cominciare a entrare nel mondo della sintesi, o comunque anche per utilizzarlo, e poi lo mettete lì in studio, dove volete, ve lo potete portare dietro se volete registrare qualcosa con un suono vero, no? Perché alla fine questo un suono vero ce l'ha, e di tutto rispetto, ripeto, e in considerazione del prezzo, almeno io nelle orecchie sento una cosa più che dignitosa, e quindi insomma consigliatissimo. Adesso lo metteremo a confronto con gli altri, poi deciderete voi qual è il tipo di strumento che vi interessa di più, anche proprio come natura, come idea, perché poi questo qui è un synth, diciamo, abbastanza classico, ce ne sono altri che sono più così sperimentali. Comunque in ogni caso questo sta andando a batterie, tra l'altro, perché va anche a batterie, oppure lo potete alimentare con l'USB, potete scegliere la modalità che preferite, e ha un'uscita, un ingresso al MIDI, tutto mini chiaramente perché è piccolissimo, però insomma si può anche suonare così, quindi anche questa cosa qua è interessante, perché se volete registrare sul computer direttamente suonandolo così, lo potete fare. Insomma, io credo che sia tutto molto semplice. Qui abbiamo tutti i parametri, come vi dicevo, passiamo oltre, e poi chiaramente vi chiedo già ora di iscrivervi al canale e di commentare, dire la vostra, se avete avuto questi strumenti per le mani, se li avete già utilizzati e se li conoscete. Ecco, adesso invece passiamo a uno strumento molto molto interessante, che è il Behringer Grind, o Grind, come vogliamo chiamarlo. Adesso io vi rimando per le specifiche tecniche che io cercherò chiaramente di comunque inserire in questa chiacchierata che stiamo facendo. Vi rimando a un video bellissimo di Andrea Di Giorgio, vi metto qui il link. Lui spiega molto bene tutto quello che riguarda questo strumento dal punto di vista tecnico. Io comunque faccio una carrellata. Parte da un presupposto che ultimamente viene molto spesso utilizzato anche in, diciamo, strumenti portatili, non solo modulari, ma anche, diciamo, più di consumo, da Arturia, da molti, che sono questi algoritmi. Li vedete qui, praticamente abbiamo i banchi, abbiamo 10 algoritmi qui, altri algoritmi. Questi 4, e poi ce ne saranno altri da riempire. Si va dai classici ai non classici, diciamo. Qui abbiamo il timbro dell'oscillatore, l'armonico, quindi possiamo il filtro, ci sono le varie modalità. Qui la resonance può essere mandata in target o all'inviluppo o all'LFO, come sentite. Così rimane fermo. Questa modalità invece dell'amplificatore potete metterla sull'inviluppo, quindi in questo caso seguirà l'inviluppo. Adesso abbiamo un glide.
potete scendere tantissimo. E chiaramente mentre si fanno questi giochi, quando si cambia l'algoritmo, insomma, la wave, non lo so come chiamarla, si raggiungono dei... delle sonorità veramente strane. Per ogni algoritmo si hanno dei comportamenti differenti, chiaramente. Potete stare così e lavorare. Ha una potenza notevole, Però è il suono che è molto bello, devo dire la verità, ha un suono veramente interessante, molto interessante. E poi tutte queste modalità danno veramente una varietà sonora importante. Adesso se cambio anche il banco, ci sono anche delle cose... Qui ci sono tutti i disegnini, come vedete. Comunque io adesso sto giocando in modo molto sperimentale e un po' ignorante, diciamo. Ehi! Qui possiamo scegliere lo shape dell'LFO, chiaramente, per creare anche delle cose percussive. Immaginate chiaramente, sentite che lo strumento è puro, no? Di base, quindi immaginatelo immerso in effetti belli, qui si possono fare veramente cose un po' estreme. Quindi insomma questo mi piace tanto, io chiaramente l'ho utilizzato come sempre faccio all'inizio in una modalità che non c'entra molto con questo strumento, però volevo farvi sentire che se volete fare anche qualcosa di suonato, lui fa tutto, fa bene i bassi, fa bene i lead, fa bene tutto, però poi ha questa natura molto più sperimentale che secondo me tutti quelli che hanno questo tipo di modalità con gli algoritmi o wavetable, quello che insomma poi come vi dicevo vi rimando a quella bellissima recensione, io noto che hanno una varietà, un'opportunità veramente interessante questi strumenti qui. Quindi questa è un'altra opportunità, costa pochissimo anche questo, e questo ha una natura un pochino più, secondo me, indipendente, meno classica come l'uno, ma a me piace molto questo qui per esempio. E siccome conosco i sintetizzatori, ma quando mi trovo di fronte a questo tipo di modalità che vanno studiate, sperimentando un po' anche casualmente, mi ritrovo a fare delle cose che poi dico, caspita, vorrei fermarlo qui per registrarlo e per crearci qualcosa. Quindi sono anche, non c'è bisogno, non vi spaventate del fatto che i sintetizzatori a volte possano sembrarvi complessi, in realtà il bello è proprio giocarci, senza sapere anche a volte tutto quello che possono fare, e lentamente
vedere che cosa succede. Poi chiaramente alcune cose sono anche intuitive, quello che esce da una parte entra dall'altra, e poi la natura di base è quella, è la modalità dell'oscillatore che è differente perché parte da questi algoritmi. Ed eccoci al Korg Volca FM. Ho in mano questa lista di parametri e gli algoritmi, insomma una specie di bigino di tutto quello che ci si può fare dal punto di vista dei parametri, delle scelte. L'FM è una sintesi complessa, ma nello stesso tempo anche molto giocherellona. Se vi metterete a giocarci è molto interessante. Siamo passati da un classico, diciamo, analogico con effetti a bassissimo costo che era l'1, che però ha una radice tradizionale, diciamo un synth monofonico tradizionale. Poi siamo passati per il Behringer, che invece era uno strumento estremamente moderno, cioè questi ibridi che fanno adesso, filtro analogico, però la generazione sonora è ad algoritmi, wavetable. Il synth si muove in un mondo molto particolare, meno, diciamo così, tradizionale. E poi l'FM, sempre a basso costo, il Volca, questi Volca che sono degli strumenti fantastici, perché c'è anche l'analogico, c'è tutto, polifonici, c'è monofonici, drum machine, qualsiasi cosa, veramente, sampler, qualsiasi cosa. Ma questo qui l'ho voluto mettere perché è un'altra generazione ancora, cioè quella dell'FM, che è una sintesi digitale, ma con una natura estremamente bella. Cioè, ultimamente poi ci ho anche lavorato nell'FM per questioni professionali, e quindi insomma questo è quel foglietto di cui vi parlavo. Comunque, in ogni caso, qui sentite anche proprio che non si scherza. Come vedete c'è l'arpeggiatore, c'è di tutto, veramente di tutto, abbiamo tutti i parametri che possiamo utilizzare, ed è interessante perché hanno, come dire, hanno in qualche modo fatto quello che si è tentato di fare in molti altri strumenti nati dopo il DX7, dopo il DX1, dopo tutti gli strumenti FM iniziali. Già il DX7 era uno strumento che permetteva di giocare con i parametri, ma in modo comunque complesso. Dopo, con il DS8 di Korg, c'è stato il tentativo di semplificare con delle macro che mettevano insieme vari parametri, magari con un solo knob avere a disposizione quello che poi è il risultato di un tradizionale cut-off, per modo di dire, anche se il risultato non era mai quello, ma si è tentato all'inizio di questa storia di fare quel lavoro lì. Poi dopo si è arrivati, come succede adesso, Korg per esempio a Ops X, quelli lì che hanno dentro anche un filtro a parte che lavora, diciamo, in modo tradizionale. Invece prima si tentava con i parametri FM di creare delle situazioni appunto di filtro, di resonance, di gestire l'attacco, il decay, tutte quelle cose lì. Venivano fuori delle cose che erano ibride ma erano molto molto interessanti, questo è il mio parere. Qui abbiamo delle cose, abbiamo insomma dei parametri, come sentite l'attacco sta arrivando e il decay. Abbiamo tante cose interessanti. Abbiamo questi parametri che sono a portata di mano e sono coi knob. E questa cosa qua è interessante perché, vedete, qui posso scegliere su quale operatore lavorare. E in pochi passi sto facendo quello che normalmente una volta con questi strumenti FM bisogna diventare un po' matti per fare. Poi chiaramente, come giustamente diceva in un'intervista un importantissimo personaggio storico del mondo FM, il bello dell'FM è non sapere cosa sta succedendo. In realtà non è esattamente così, ci sono dei metodi per capire cosa si sta facendo, non è impossibile.
Però diciamo che è anche bello avventurarsi in modo misterioso. Qui vedete che potete gestire tutti i parametri, infatti qui poi sono segnalati in questa tabella, potete gestire tutti i parametri dell'FM, se lo conoscete avete questa possibilità di editing, altrimenti in modo molto tranquillo potete partire dai meravigliosi program che ci sono. Con questa funzione potete per esempio togliere reverbero e chorus, anche se il chorus mi piaceva. Poi ci sono la modalità mono, la modalità unisono, mono, quindi è veramente comodissimo, si fa tutto velocemente. Cambiamo program. Sentite che belli questi strings. Per esempio qui se vado in modalità unisono, diventa molto interessante perché unisce delle voci. Poi abbiamo sono dei classici proprio. Sono belli, suonano bene. In una macchinetta così. C'è anche il reface di Yamaha che è bellissimo, e anche la tastiera. Per esempio qui è interessante entrare nell'editing e lavorare, cambiare l'algoritmo anche casualmente. E poi giocare con i parametri e già succedono delle cose fantastiche, molto anni 80. Mettiamo il reverbero. Insomma, questo è veramente molto divertente. Secondo me è uno strumento fantastico. E quello che volevo dire, cioè questa idea nasce dal fatto che con pochi soldi si possono avere, attraverso questi strumenti desktop così veramente con dei prezzi incredibili, con pochi soldi avere tante sintesi diverse, vere, perché poi si tratta di analogico, ibrido, col filtro analogico, FM anche con un passato, perché comunque Korg dopo Yamaha ha preso in mano l'FM e ha fatto delle cose molto molto importanti. Quindi insomma ci sono dei mondi che con pochissimo si possono portare a casa, avere separati e utilizzare insieme per lavorare a progetti e qualsiasi cosa. Poi sono strumenti anche live, per carità, però non lo so, io me li vedo così, insomma, in un contesto di studio, un'opportunità molto molto vasta con tanti suoni differenti, e ho scelto questo perché chiaramente in questo caso è polifonico, quindi tutta la parte polifonica la potete gestire. Cioè, per dire, abbiamo questo che è classico FM piano, pad e tutto il resto, comunque con un sapore interessante che non è quello tutto pronti via. Qui hai di fronte una modalità anche proprio visiva e di interazione che ti mette nella condizione, secondo me, di lavorare con un pochino più di fantasia. Ma queste sono idee mie, poi ognuno ditemi la vostra, cioè ognuno mi dica la sua, ditemi la vostra, commentate, ditemi se li avete utilizzati, qual è la vostra esperienza. Io credo che siano interessanti questi strumenti e che diano l'opportunità di esplorare in modo differente, perché una workstation fa tantissime cose e non sempre ci si addentra nelle varie sintesi. Qui hai una macchina per volta e con dei suoni diversi, e anche una cosa che varia il sound, no?
suoni diversi e anche attitudini diversi, perché il Behringer per esempio è un altro mondo rispetto all'uno e questo è un altro mondo ancora. Quindi io vi ringrazio strumentimusicali.net, ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato oggi a trovare jack, giacchettini e tutto il resto per collegare tutto, quindi un abbraccio forte, ci vediamo la prossima volta, fatemi sapere se vi viene qualche idea per delle recensioni o chiacchierate insomma sugli strumenti, se vi viene in mente qualcosa. Un abbraccio forte, ci vediamo presto.